È dunque finalmente arrivato il verdetto di questi tanto attesi spareggi della Champions League, degli ottavi di Champions League. Adesso li analizzeremo insieme. Nel frattempo vi voglio ringraziare sempre per essere qui sul canale, su Sergio Blandi Off the Pitch. Io sono sempre Sergio Blandi, manager sportivo professionista. Vi ringrazio per essere sempre in tanti a seguirmi e facciamo crescere il canale. Ripeto, quindi condivisioni, like, mi raccomando, commenti quando volete, sempre con educazione e rispetto, mi raccomando, per tutti e per tutto. Però entriamo nel merito di questi sorteggi che vedevano come unica squadra italiana la nostra Inter interessata chiaramente direttamente. Ci sono state molte partite interessanti, ci saranno molte partite interessanti che sono state estratte dalle urne, quindi adesso le andiamo a vedere, diciamo, comparirà questa schermata in sovraimpressione in modo che anche visivamente possiamo, diciamo, capire meglio. Però commentiamo subito quello che è stato il sorteggio dell'Inter, perché era quello che un po' ci auspicavamo tra PSV e Feyenoord. Ovviamente preferivamo il Feyenoord per quello che abbiamo visto fino ad ora. Questo non significa che non sia una squadra difficile da affrontare, perché sicuramente sarà una sfida molto difficile a prescindere da tutto, l'abbiamo visto anche col Milan, e sarà una partita tra l'altro che viste le nuove regole chiaramente della Champions League, e l'Inter, essendosi qualificato agli ottavi, avrà la possibilità di giocare il ritorno fuori casa, quindi questo secondo me è anche un vantaggio da considerare. E chiaramente insomma sarà una partita sicuramente combattuta, anche perché il De Kuip è uno stadio difficile, con un clima molto difficile, lo sappiamo. Negli anni le squadre italiane hanno faticato lì, ultimamente anche la Roma per esempio in Europa League, ma non solo, anche l'Inter, se non ricordo male nel lontano 2002 non riuscì o 2001, adesso non mi ricordo, non riuscì a passare il turno proprio contro il Feyenoord, è stato fermato proprio dal Feyenoord, quindi dobbiamo un attimo vedere come si svolgeranno questi incontri. Bisogna stare sempre attenti, bisogna insomma essere sempre concentrati, perché è un ottavo di Champions League, perché comunque c'è da cogliere l'occasione nel caso. È un Feyenoord che chiaramente si presenterà ancora in difficoltà, però probabilmente l'attuale allenatore, che comunque era stato preso dalle giovanili per sostituire il precedente, sarà sostituito a sua volta probabilmente da Van Persie, da quello che si diceva. Comunque vedremo se poi si arriverà a un accordo tra una leggenda del calcio alla fine come Robin Van Persie e la squadra olandese. Tra l'altro Olanda comunque per l'Inter, l'Olanda per l'Inter ha sempre, come dire, ottime connessioni, no? Perché tanti giocatori olandesi sono passati dall'Inter. Attualmente ci sono De Vrij e Dumfries. Lo stesso De Vrij era un ex giocatore del Feyenoord, quindi per lui sarà una sorta di derby, se così possiamo dire, e vediamo un po' come si arriverà a questa sfida, e comunque non sarà, diciamo, molto lontana, sarà a breve, tra un paio di settimane. Subito poi la settimana successiva ci sarà il ritorno, quindi sarà tutto deciso in poco tempo. E l'altra cosa interessante, come possiamo vedere dal tabellone, è che l'Inter poi, che si trova sulla parte destra del tabellone, quindi quella un po' in azzurrino rispetto a quella argentata o grigia, insomma, come la volete vedere voi, affronterà ai quarti, nel caso dovesse passare, e ci auguriamo ovviamente tutti di sì, la vincente tra Bayern Monaco e Leverkusen. Quindi sarà una sfida in Germania di nuovo. Nel caso si tratterebbe, se dovesse passare il Leverkusen, di un remake di quella che è stata la partita nel gruppone, partita che è stata viziata, come sapete, poi da un gol su un pallone che era uscito da calcio d'angolo. Insomma, non ci ritornerei lì. Comunque è stata una partita poi diversa da quella che sarà nel caso poi per un quarto di finale che nel caso vedrà l'Inter giocare la prima partita in casa e la seconda, il ritorno, chiaramente fuori casa. Quindi questo già potrebbe essere un problema. Più avanti, chiaramente, sempre facendo gli scongiuri del caso, eccetera, se dovesse esserci una semifinale, la semifinale con l'Inter per l'appunto da protagonista, l'andata verrebbe in questo caso all'opposto, giocata in fuori casa, e la semifinale di ritorno verrebbe giocata in casa. Quindi in quel caso, se l'Inter dovesse arrivare, speriamo, fino alla semifinale, il ritorno sarebbe giocato a San Siro, quindi già questo potrebbe essere un buon vantaggio da quel punto di vista.
Chiaramente andando un po' anche a quello che è stato che è il Feyenoord. Il Feyenoord, come sappiamo, è una squadra che quest'anno ha avuto abbastanza difficoltà, ha avuto, veniva da una stagione precedente molto molto positiva, con Slot in panchina, Slot che sappiamo poi è passato al Liverpool. Una squadra che comunque si pensava dovesse lottare per il titolo, però poi, come sappiamo, ha perso tante pedine importanti per quanto riguarda infortuni, dovuto agli infortuni, ha perso Gimenez che è andato al Milan, quindi insomma è stata un po' falcidiata da infortuni e da probabilmente un allenatore che era stato scelto a inizio stagione per chiaramente tentare di arrivare al titolo, che evidentemente questa scelta da parte della dirigenza non si è dimostrata all'altezza. E quindi, insomma, poi chiaramente sono subentrati tanti problemi che hanno portato un po' a una stagione. Attualmente il Feyenoord, se non ricordo male, è quarto nel campionato olandese, però dovrebbe cercare chiaramente per entrare in Champions League perlomeno di finire terzo. È una squadra che comunque abbiamo visto può mettere in difficoltà le proprie avversarie, è una squadra che ha dei giocatori molto interessanti, escludendo quelli infortunati che chiaramente erano anche giocatori pure di punta, no, della squadra, però attualmente per esempio in difesa c'è Anchko, che è un giocatore che comunque è cercato in Europa, chissà se magari il prossimo anno cambierà squadra, lo vedremo magari in Serie A, chi lo sa. Ha dei giocatori anche a centrocampo come Milambo che sono molto molto interessanti, molto fisici di intensità, ma soprattutto chi mi ha lasciato, i giocatori che mi hanno lasciato più sorpreso, più diciamo in maniera positiva, sorpreso in maniera positiva, sono stati i due esterni, no? Paixão, che come sapete ha deciso la sfida di andata contro il Milan, sono due esterni tra l'altro a piedi invertiti, quindi Paixão è un giocatore brasiliano che è anche giovane, che sta veramente giocando bene, sta facendo la differenza e onestamente mi ha lasciato molto sorpreso, ripeto, perché comunque è un esterno di piede destro che gioca a sinistra, e dall'altra parte c'è Haji Musa che invece è un esterno di piede mancino e gioca a destra, quindi entrambi possono diciamo rientrare sul piede favorito e magari creare qualche problema, quindi vedremo un po' anche come l'Inter in questo caso Inzaghi diciamo, deciderà di affrontare la sfida. Al contempo chiaramente hanno perso quella che era la punta di diamante, quindi come Gimenez, però abbiamo visto che insomma anche l'argentino Carranza, che tecnicamente doveva essere il sostituto di Gimenez, non stava facendo grandissime cose fino ad ora, però poi è stato in grado di decidere una sfida come quella di San Siro al ritorno contro il Milan, quindi onestamente poi come sappiamo in queste partite c'è anche una buona dose di psicologia, di fortuna, quindi vedremo un po' come si metteranno le cose, come evolveranno insomma le cose. Giusto poche parole per quanto riguarda invece gli altri accoppiamenti. C'è un bellissimo PSV Arsenal per esempio, un fantastico Real Madrid Atletico, quindi un derby di Madrid, Paris Saint-Germain Liverpool, Club Brugge, scusate, Aston Villa, e poi dall'altra parte del tabellone invece vediamo Benfica Barcellona, Borussia Dortmund Lille, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen chiaramente venendo poi alle dirette interessate per l'Inter, e Feyenoord Inter. Quindi vedremo un po' cosa succederà in queste sfide. Però si preannunciano molto molto interessanti, molto succose, insomma vedremo un po' davvero quello che potrà succedere. Speriamo bene, quindi vi ringrazio per avermi seguito. La nostra avversaria sarà dunque il Feyenoord, speriamo che possano arrivare ottime notizie e buoni risultati, e ci vediamo poi penso domani mattina per un pre-match per quanto riguarda Inter Genoa. Va bene ragazzi, ciao, grazie mille.